Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione le tendenze energetiche per la vittoria personale dei prossimi 15 giorni. Abbiamo la carta del carro, amici dello Scorpione. Di solito si parla di un movimento, di una scelta, di un cambiamento, del dare una determinata direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e ci sono anche i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile e quale sarà la vittoria dello Scorpione per le prossime 2 settimane. Partiamo da un cavaliere di pentacoli, abbiamo la carta del sole, il mondo, il giudizio, il mago, asso di denari e 7 di denari. 2-1, Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia carta per carta e dopodiché andiamo a vedere quello che è il messaggio generale. Partiamo da questo cavaliere di pentacoli. Potrebbe rappresentare la vostra energia, l'energia di qualcuno che è vicino a voi. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 3 di bastoni. Qui potrebbe fare riferimento ad una situazione 3 di bastoni e 8 di coppe. Potrebbe fare riferimento ad una situazione direi tranquilla o a una persona magari che però è come se avesse voglia di espandersi, è come se avesse voglia di andare oltre, come se fosse alla ricerca di qualche cosa di più. Andiamo a vedere il sole. 2 di coppe, forse è qui, questo qualche cosa di più. Wow, 2 di coppe e 4 di bastoni, ragazzi. È come se ci fosse qualcuno di voi in una relazione, ehm, o è agli inizi di questa relazione che può essere sia romantica che lavorativa, però come l'idea che la relazione in sé magari è anche stabile, ma non è proprio ufficiale, se vogliamo. Potrebbe anche essere una relazione che è iniziata e che non è ancora ben definita. Se non è già iniziata, ragazzi, vi dico che potrebbe iniziare. Potrebbe essere qualche vostro amico o comunque un amico di un amico, qualcuno diciamo vicino a voi, con il o la quale inizierete questa conoscenza. Andiamo a vedere il mondo.
perché mi può rappresentare o una questione di distanza, asso di coppe e 2 di bastoni, sì, potrebbe esserci una distanza tra di voi, potrebbe essere fisica o anche emotiva. Andiamo a vedere il giudizio. Con questo mondo potrebbe anche esserci un momento di chiusura di un ciclo vostro precedente, di qualche tipo di anche compromesso, ragazzi. Andiamo a vedere il giudizio. Sette di coppe e papa. Dunque, la sensazione che ho è che per quanto, soprattutto se è una relazione che non si deve far sapere o che comunque è meglio non far sapere perché magari siete agli inizi, magari non conoscete bene l'altra persona, non siete sicuri dei sentimenti che provate o dei sentimenti e le intenzioni dell'altra persona. Ehm, Ho come la sensazione che certe idee, certe ideologie, certe anche aspettative ehm, potrebbero essere lasciate indietro. Cioè, ho l'idea che se questo cavaliere di pentacoli rappresentasse un personaggio che non siete voi, che ci fosse come una ricerca, se vogliamo, di qualche cosa di più profondo, di qualche cosa di più ampio, di più sentito, di più vissuto, più tempo trascorso insieme, però è come se o non si potesse per una questione di distanza fisica, o è come se uno dei due non osasse fare il primo passo o comunque tirare fuori certi argomenti per primo o per prima, adesso dipende. E ho come l'idea che questo tipo di atteggiamento potrebbe portarvi a pensare che non si sa bene quali potrebbero essere gli sviluppi con questa persona. Se fosse una questione lavorativa, qui ragazzi anche ci sono come delle idee da valutare, potrebbe essere una nuova collaborazione, quindi un nuovo tipo di accordo. Ho la sensazione che ci sia come qualche impedimento e potrebbe essere o a livello di distanza o a livello di distanza fisica, distanza di idee, distanza di modo di lavorare, cioè uno lavora in un modo e l'altro lavora nell'altro. Ed è un po' come se vi rendeste conto in questo periodo che appunto le cose sono così, certe cose che avevate pensato probabilmente non si potranno realizzare proprio per questa diversità, per questa lontananza, per questa differenza. Però è vero che c'è anche un papa, quindi ho come la sensazione che effettivamente qualche tipo di mediazione sarà fatta, cioè non è che cederete solo voi, un po' anche l'altra persona, no? Andiamo a vedere il mago. Uh, imperatore e cavaliere di pentacoli. Io sento, ragazzi, che inizia qualche cosa di più profondo. C'è di qualche cosa di più stabile perché si passa da un 4 di bastoni a un imperatore. Ok, quindi voglio dire, c'è più stabilità, c'è più solidità, c'è più concretezza. Allora, non vi nego, se fosse una situazione romantica che magari va avanti da un po', vedendo il giudizio e il Papa con queste altre belle carte, per qualcuno potrebbe arrivare qualche tipo di proposta. Potrebbe essere una convivenza ed è da lì allora che capirei il mondo e il carro come un trasloco.
potrebbe anche essere che lo facciate in coppia, non è che solo perché si parli, cioè che io abbia parlato di convivenza che riguarda solo quel settore lì, c'è comunque un movimento. Andiamo a vedere l'asso di denari, perché qui abbiamo mago e asso. Anche l'asso di denari è una carta molto concreta, è spiegato da un 8 di pentacoli e da un 10 di spade. Qui ragazzi guardate, sento che è come se aveste o se foste in procinto di creare accordi lavorativi, romantici, non importa, accordi, strategie, alleanze che in un futuro diventeranno ben solide e vi daranno la possibilità di seminare letteralmente nuovi percorsi, nuove strade, nuovi tipi di lavoro. Sento che molti hanno già fatto un duro lavoro e che questo tipo di alleanza gli permetterà di vedere le cose dall'alto, se vogliamo. C'è comunque un momento di osservazione, un momento dove c'è bisogno di riequilibrare. Credo che qualcuno potrebbe trasformarsi in un maestro nel proprio settore di riferimento. Non lo so, magari c'è una nuova collaborazione, ipotesi se siete autonomi, se siete freelance, c'è una nuova collaborazione con un'azienda e da lì vi rendete conto che invece che solo una collaborazione avete talmente tante strategie, piuttosto che idee per alzare questa azienda e da lì è come se tutte le regole che voi avete già provato per voi semplicemente vi bastasse adattarle. Se per esempio siete due persone dove c'è questa possibile convivenza, magari uno dei due è già diventato talmente tanto bravo a, non lo so, fare qualche cosa e quindi applica le proprie regole anche all'altro e l'altro semplicemente non deve fare lo sforzo, ok? È come se fosse già tutto fatto. Andiamo a vedere il 7. 5 di bastoni. E morte. 10 di spade e qui abbiamo la morte. Questo è un 1, questo è un 1, questo sono 2 10 perché vabbè è il giudizio. Abbiamo anche il mondo che indica la chiusura, un asso di coppe che indica un inizio. Qui c'è un inizio concreto. Su questo non si discute. È molto più concreto. Se prima potrebbe esserci come un accordo, dopo c'è un contratto. Se prima c'è un'idea, dopo c'è un progetto. Cioè è come se ci fosse un'evoluzione, qualche tipo, come vi dicevo, di nuovo inizio. Per qualcuno si può trattare di un trasferimento proprio, se per voi magari vibrasse come una situazione lavorativa. Però è proprio una rigenerazione. Io sento ragazzi che entro la fine del mese, perché più o meno siamo a metà aprile quando io pubblico queste letture, tenete presente che valgono 15 giorni da quando la vedete, non da quando io la pubblico. Però diciamo che alla fine di questi 15 giorni, secondo me, c'è una rigenerazione completa, molta più stabilità, molta più capacità di gestire le cose, molta più concretezza. C'è come un nuovo inizio. O è come se, perché vi dicevano che vi trasformerete in maestri, è come se diventaste, vi faccio un esempio, siete diventati imprenditori, semplicemente aiutate gli altri a iniziare la loro attività di imprendimento. Quindi è come divulgare quello che voi sapete. È la carta del Papa, è la carta di colui che divulga al pubblico, alle masse. Per qualcuno si potrebbe trattare anche di un nuovo tipo di social, un nuovo tipo di pubblicità e qualche cosa, ragazzi, c'è un movimento in avanti comunque con la carta del carro e una grande presa di consapevolezza su quelle che sono le potenzialità della situazione o della relazione. Vi dico, per qualcuno è una proposta, essendoci il giudizio potrebbe essere una chiamata, un nuovo inizio, un nuovo seme. Ok, andiamo a vedere. Ok, wow!
Tra due mondi, carta numero 3, ed effettivamente è un po' come se fosse il prima e il dopo, se la vogliamo vedere così. Prima ci sono come degli accordi, la ricerca di qualche cosa di più abbondante. E questa carta dice che state passando da quello che è il vecchio mondo, quello grigio, cupo, noioso, a quello bello, colorato, vivace, al nuovo mondo. Quello che vi state creando. Anche qui la carta del carro, c'è il movimento dal vecchio al nuovo. E poi abbiamo il vento cambia direzione, esattamente, quello che abbiamo appena detto. Quindi carta numero 12. È ora di andare o controcorrente, mi verrebbe da dire. Questa potrebbe essere un'idea geniale nei confronti del vostro lavoro, prodotto, servizio, insomma. Oppure è un po' come se vi dicessero di cambiare direzione. Difatti qui iniziamo con un 8 di coppe, che è una carta di qualcuno che va e cerca qualche cosa, cerca la coppa mancante. Non so se ci fate caso, qui c'è come un buco, ok? Quindi questa fanciulla parte alla ricerca di quello che manca, della coppa mancante. E qui è come se iniziassero, magari attraverso gli amici, attraverso delle feste, delle fiere, mi dicono, potreste conoscere qualcuno con il quale o la quale appunto c'è come una collaborazione iniziale, una chiacchiera che poi si manifesta effettivamente. Abbiamo anche il mago, quindi si manifesta in qualcosa di più concreto. Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora una fatina. Wow! Viaggio! Ragazzi, è uscita un'altra carta di viaggio. È tempo di prepararvi per un viaggio. Potrebbe essere improvviso o pianificato. Qui abbiamo anche il mondo. In ogni caso, assicurati di essere pronto quando questo arriva. Prepara il passaporto adesso. Passaporto perché abbiamo effettivamente mondo e carro, quindi potrebbe essere anche fuori Europa. La gatta direi che è d'accordo. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei semistellari. Scelta, e anche qui mi richiama il carro. Rimanendo cosciente nei tuoi pensieri, guiderai il tuo viaggio nella direzione della scelta. Wow, amici dello Scorpione, da che parte dovete andare? Quale sarà la strada migliore? Mi viene da dire osservate e consultate o le vecchie esperienze, come vi sono andate le cose nel passato, oppure, siccome c'è un papa, potrebbe tranquillamente trattarsi di un consulente esterno, ok? Bella lettura ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. E lo stesso lavoro lo potete fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto i temi delle credenze limitanti in modo più generico, chiaramente, perché non avendo la persona davanti non posso fare il lavoro a tu per tu, però è già un buon materiale che vi fa fare crack, mettiamola così, alla testa. Inoltre, sempre in quella sezione ci sono anche temi di metafisica legati ai chakra, di metamedicina. Ci sono tecniche per elaborare i traumi, tecniche per rilasciare le emozioni negative, ci sono meditazioni, insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato e che mi è servito per evolvere fino a qui. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e da lì vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!